Oggi vi racconterò una storia, penso dimenticata, che ho seguito perché ho conosciuto anche le persone che sono state coinvolte in questa storia. Allora, l'Italia era entrata in guerra il 10 di giugno del 40 e già il solo giorno 15 di agosto, dopo 2 mesi, gli inglesi, non era il primo bombardamento, è stato forse il secondo, sono venuti per bombardare le fabbriche degli aerei nostri, cioè la Caproni, la Sei Marchetti, eccetera, in quel di Varese. Uno di questi aerei della formazione è stato abbattuto. Questo aereo era partito, era un Whitley, numero 1497, era partito da Abington, al sud dell'Inghilterra, con destinazione all'Italia. Questo aereo è stato colpito e ha tentato fortunatamente un atterraggio di fortuna che è andato a buon fine, perché è morto solamente il comandante che era ai comandi, mentre gli altri 4 si sono salvati. L'equipaggio era formato dal sergente Green, ferito, dal comandante Hickson, è morto ai comandi dell'aereo, il Davis, è anche lui ferito, Millington ferito, e Oliver, anche lui si era leggermente ferito. Grazie a Dio, siccome siamo in Italia, il giorno dopo hanno permesso ai 4 sopravvissuti di andare al funerale del comandante. Poi sono stati presi prigionieri, trattati non male, e piano piano sono rientrati tutti in Inghilterra. Questa è la storia dell'aereo che è caduto lì. Io avevo un amico che era incaricato in quel periodo delle prede belliche, cioè se cadeva un aereo, un mezzo qualsiasi, era incaricato di andare a vedere che cosa montavano all'interno di questi mezzi aerei che fosse. Quindi lui è partito da Guidonia, dove c'era il centro sperimentale dell'aeronautica, dove c'era il centro più importante, e è andato a Varese e ha smontato da questo Whitley queste 2 radio. Queste sono le radio che erano montate sul Whitley caduto il 15, era già la mattina del 16 di agosto del 40. Le ha portate giù a Bidogna, dove le hanno esaminate, stabilendo che la tecnologia non era poi così avanzata, che quindi noi potevamo stare tranquilli con quello che avevamo. Purtroppo queste erano radio degli anni 30, mentre gli altri stavano tutti preparando cose nuove, noi invece ci eravamo fermati lì. E quindi è stata una conclusione negativa per le nostre apparecchiature radio. Questo mio amico, che allora lavorava per l'aeronautica, a un certo momento è stato coinvolto in un altro fatto, nel senso che dalla Sicilia, dove intercettavano tutti gli aerei che partivano da Malta per venire a bombardare l'Italia, a un certo momento non sentono più le comunicazioni radio e non riescono a capire, il centro d'ascolto non sente più niente. Allora parlano con i tedeschi, che erano a un altro punto, e i tedeschi gli comunicano che gli inglesi si erano spostati su frequenze molto più alte, cioè in VHF. Noi non avevamo nessun apparecchio adatto a ricevere queste frequenze, mentre i tedeschi invece li avevano, però non gliel'avevano mai comunicato agli italiani, per cui c'è stato un po' di malumore, dicendo: ma se voi non ci dite le cose, allora ognuno fa per conto nostro, non ne diciamo più niente, voi non ci dite più niente, e la cosa finisce no, ma no, ma no. E allora, per rimediare a questo fatto, invitano 5 persone ad andare in Germania per vedere a che punto è la loro tecnologia. Infatti vanno su il 1° settembre, vanno a Berlino e poi nelle fabbriche erano dei ritorni di Berlino, gli fanno vedere le nuove apparecchiature, fra cui un radar sperimentale. Sono andati a bordo di questo aereo con questo radar e gli hanno fatto vedere la manica sullo schermo radar. Noi non avevamo mai avuto di queste robe qua.
Quindi tornano indietro, poi vanno a vedere altre cose, passano i giorni, l'1, 2, 3, 4, 5, quando arrivano all'8 settembre, dopo una settimana che erano via da casa, chiedono di poter ascoltare la radio per sapere cosa stava succedendo in Italia. E allora ho detto, guardate, lì c'è una radio, non sarebbe permesso perché non si possa ascoltare radio straniere, ma visto che ascoltate la radio di casa vostra, fate pure. Quelli si mettono lì, sintonizzano Radio Roma e sentono dire che l'armistizio era stato firmato da Badoglio con gli anglo-americani. E cosa fare? A questo punto è veramente un momento critico. Anche i tedeschi che ascoltavano sempre tutto quello che succedeva da un'altra radio vengono a conoscenza di questo fatto. Si guardano in faccia e dicono, ragazzi, abbiamo passato una bella settimana insieme, ma da questo momento ognuno deve andare per la sua strada. Li mettono alla porta, veramente alla porta, non li accompagnano neanche alla stazione, questi prendono le loro valigie e borse che avevano e a piedi se ne vanno alla stazione. Prendono il treno con l'intenzione di rientrare in Berlino e da Berlino prendono non so qualche altro mezzo per tornarsene a casa. No, non era così la storia. Quando sono arrivati a Berlino c'era la Gestapo che li aspettava e li hanno fatti tutti prigionieri, tutti e 5. Sono stati poi appunto in prigione e sono stati liberati nel 1945 dalle amazzoni russi a cavallo che saltando i fili spinati e sparando con i mitragliatori hanno liberato queste persone. Purtroppo 3, perché 2 nel frattempo erano morti. E i 3 personaggi, fra cui questo mio amico, è rientrato a Roma, dove aveva conservato ancora questa roba qua e l'ha tenuta fino agli anni 2000, quando poi a forza di insistere me le ha cedute. Quindi questo è un pezzo di storia, di un pezzo che ha viaggiato sui bombardieri, quelli che si tiravano le bombe in testa. Allora, questo è il trasmettitore che, come vedete qui c'ha, vediamo come si apriva, forse è già aperto, qui si apre, ci sono queste valvole vecchie, valvoloni degli anni 40. Questa è una delle 2 valvole che monta questo trasmettitore, è roba, come vedete, molto anni 20 forse, perché da anni 30. E questo qua è il trasmettitore, ora poi lo chiediamo. Questo qua invece è il ricevitore, che aveva come caratteristica principale il fatto che per cambiare gamma d'onda bisognava estrarre queste bobine, c'è una scatola con tutte le bobine, cambiare sia questa che quella di sotto, bisognava cambiare le bobine. Invece noi italiani avevamo già una radio, già dagli anni 30, all'inizio degli anni 30, che con un commutatore si cambiavano le gambe, onde lunghe, medie e corte, senza cambiare niente. Per cui è il risultato che questi erano più vecchi, più arretrati dei nostri, però questa era roba di fondo di magazzino, ecco. In quel momento lì loro stavano preparando il Lancaster, che poi sono arrivati dopo e ci hanno stesi, e va bene. La prossima volta vi farò vedere anche tutti i sistemi di puntamento degli aerei inglesi soprattutto, che buttavano le bombe sopra Milano, che ci sono, e ve li farò vedere la prossima volta.